Lo fanno le aziende, lo fanno gli organizzatori di eventi culturali e sportivi, lo fanno i liberi professionisti e lo fanno persino gli influencer. Insomma, lo fanno tutti. Che cosa? Te lo spiego in questo video. Parlo del Media Kit, detto anche kit per la stampa o press kit. Aspetta, già ti vedo che fai no con la testa. Facciamo così, dammi solo qualche minuto e probabilmente, molto probabilmente, ti persuaderò del fatto che anche tu, per il tuo podcast, hai bisogno di un Media Kit. Partiamo con una definizione. Che cos'è il press kit? Molto semplicemente è una sintesi delle informazioni relative a un determinato oggetto, sia esso un'azienda, un prodotto, un evento, una persona o un servizio. È qualcosa che si legge, qualcosa pronto all'uso e che permette a chi non conosce nulla di quell'oggetto di acquisire tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione. Fa per me o no? Quell'azienda può diventare un mio fornitore? Quel prodotto può essere acquistato con dei vantaggi? Quell'evento vale il mio tempo? Quel podcast può darmi le informazioni che cerco? Ecco, il Media Kit dà le informazioni necessarie per dare una risposta certa a queste domande e a tante altre domande. Per il pubblico si tratta di uno strumento utile per decidere se investire tempo e denaro o meno in quell'oggetto. Per chi cerca un Media Kit invece è una buona leva per persuadere dei nuovi clienti, avventori, lettori, ascoltatori per prendere in considerazione il proprio oggetto. Come suggerisce il nome, poi, il press kit o kit per la stampa è pensato in modo speciale per tutti quei giornalisti, blogger, che potrebbero essere interessati a parlare di quell'oggetto nel proprio lavoro, offline oppure online, in radio come in televisione. Immaginiamo per esempio che tu sia il produttore di un podcast dedicato al giardinaggio. Il giornalista di una rivista dedicata allo stesso tema potrebbe benissimo voler parlare del tuo podcast, trovando tutte le informazioni necessarie nel tuo Media Kit. O ancora, il Media Kit potrebbe essere letto dalle aziende intenzionate a sponsorizzare il tuo evento oppure il tuo podcast per avere a loro volta visibilità. Insomma, il kit per la stampa è qualcosa di sintetico, versatile e facile da condividere. Il Media Kit in conclusione può essere molto prezioso per andare a ampliare il pubblico del tuo podcast. Fin qui tutto bene, non credi? Però la tua paura, io lo so, è che il Media Kit sia anche costoso. In effetti di gratis al mondo non c'è praticamente nulla, ma va detto che il press kit può essere anche fatto con un dispendio minimo di tempo e di soldi. Ma ecco, come costruire un buon Media Kit per il tuo podcast? Parliamo di una cartella di file destinata a essere fruita principalmente da giornalisti o simili. Diventa quindi naturale andare a frugare tra le regole tipiche di quel mondo. E si sa, un buon giornalista cerca sempre di dare risposta alle 5 W, seguendo le norme classiche del giornalismo anglosassone. Si parla quindi di who, what, when, where e why, ovvero di dare risposta a domande chi, cosa, quando, dove e perché. Partiamo dal chi. Nel tuo kit per la stampa dovrà essere spiegato chi produce il podcast e chi dovrebbe ascoltare. Ecco quindi che sarà necessaria una tua bio, breve ovviamente, accompagnata da una descrizione dei tuoi ascoltatori ideali. Il podcast dedicato al giardinaggio di cui ti ho parlato prima parlerà alle persone che desiderano avere il pollice verde. Un podcast di marketing potrà magari parlare a liberi professionisti e a PMI e così via. In certi casi potrebbe essere utile aggiungere una precisazione contraria, spiegando per chi non è il podcast. Non è per bambini, non è per sfaticati, non per persone totalmente a digiuno di competenze tecniche in quel campo e così via. È facile il discorso per quanto riguarda il cosa. Qui serve unicamente, certo a dirlo è semplice, una breve descrizione del podcast. Userai una frase del tipo Burrocast è un podcast che aiuta tutti gli chef amatoriali a cucinare meglio e con tanto burro. Per quanto riguarda il dove, si andrà a spiegare qual è il contesto in cui prende forma il podcast. Ecco allora che si parlerà di eventuali luoghi intimamente collegati al podcast, il luogo di produzione, il luogo in cui si parla di podcast, e dell'eventuale contesto particolare in cui viene prodotto, per esempio in vista di un evento. Ma non è ovviamente tutto qui. Rispondere a questa domanda vuol dire anche spiegare dove è possibile ascoltare il tuo podcast, spiegando quindi i canali in cui questo è disponibile.
Dare risposta alla domanda perché potrebbe essere un filino più complesso, ma è utile in generale avere in testa la motivazione che spinge verso la creazione del proprio podcast, per essere coerenti, per avere un obiettivo e così via. Perché hai deciso di fare proprio questo podcast? Quale valore intendi dare al tuo pubblico? Un podcast dedicato ad esempio alla storia romana potrebbe spiegare di aver avviato la registrazione dei propri episodi perché a scuola non si studia sufficientemente bene quel particolare periodo, perché la storia insegna e così via. Si torna sul semplice con il quando. Qui si dovranno indicare semplicemente quali sono le date importanti per il podcast e quindi il giorno di uscita settimanale, se la cadenza è settimanale, lo storico giorno di lancio del podcast e altre date importanti come per esempio la prevista data di lancio della nuova stagione o come l'approssimarsi del 100°, 200°, 500°, 1000° episodio. Rispondendo a queste 5 domande chiave avrai di fatto costruito il documento principale del tuo Media Kit. Ora non dovrai fare altro che aggiungere altri documenti fondamentali come per esempio delle immagini per eventuali articoli o blog post sul tuo podcast, una tua foto, una foto del tuo studio, l'icona del tuo podcast. Queste sono le tipiche immagini da mettere nella cartella del Media Kit, quelle per intenderci che viene chiamata cartella stampa. Ma dove dovresti posizionare il Media Kit? Potresti renderlo disponibile per il download sul tuo sito web, oppure, più comodo ancora, potresti decidere di posizionarlo su Google Drive o Dropbox o dove ti pare, lasciando la cartella aperta a tutte le persone che hanno il link corretto, il quale ovviamente dovrà essere pubblicato sul tuo sito o inviato via mail in caso di richiesta. Preparare un Media Kit a partire da questi spunti è già un grande passo. Il passo successivo, però, è rendere questo strumento ancora più efficace e quindi quello di aggiornarlo regolarmente. Si sta approssimando un evento importante? Aggiungilo alla descrizione del tuo podcast. Hai vinto dei premi? Sei stato selezionato per un concorso? Sei stato intervistato da qualcuno di importante per il tuo pubblico? Inserisci anche questo nella tua cartella stampa. A quel punto puoi scegliere di fare un uso passivo del tuo Media Kit oppure tentare anche un utilizzo più attivo oppure decisamente proattivo. Certo, puoi lasciarlo online e dare libero accesso a tutti gli interessati, ma puoi anche fare di più, contattando delle riviste di settore o dei blog di settore, presentando tu stesso il press kit. E potresti sempre sfruttare questo strumento per cercare degli sponsor, così da presentare loro un'immagine estremamente professionale, dando l'opportunità di capire in pochi minuti tutto quello che un potenziale sponsor dovrebbe sapere prima di prendere una decisione. Insomma, come avrai compreso, un press kit può fare molto per il tuo podcast. In certi casi può essere anche il trampolino che lancerà la tua produzione a un alto livello. Certo, per fare un buon press kit c'è tanto lavoro da fare, in realtà però gran parte dei contenuti di cui ti ho parlato dovrebbero essere già presenti, perché ogni buon podcaster ha un sito web con una pagina Chi sono dalla quale prendere spunto proprio per la realizzazione del Media Kit. Dunque, che ne dici? Il tuo podcast merita un Media Kit? Pensaci su e nel frattempo noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!